L'ultima volta che sono stato a Sirmione per fare fotografie è stato circa 2 mesi fa. In quel periodo era veramente da tantissimo tempo che non pioveva. Di conseguenza il livello del lago era divenuto estremamente basso. E infatti anche lo scatto che avevo fatto allora mostrava appunto questa cosa. Mi trovavo alla spiaggia Giamaica, sulla punta della penisola di Sirmione, e mi ricordo che per fare quella fotografia mi sono spinto veramente avanti, dove un tempo era impensabile arrivare. Oggi sono curioso di vedere com'è la situazione, perché in queste settimane ha piovuto molto, quasi incessantemente, perciò sono molto curioso di vedere com'è il lago, che da un lato, egoisticamente parlando, diciamo così, il livello basso del lago permetteva di trovare scatti veramente impensabili, come dicevo prima. Dall'altro lato quella situazione era drammatica e non sono venuto qua, non so bene come sia oggi, però qualunque sia la situazione voglio provare a tirarci fuori qualche scatto. Mancano circa 20-25 minuti all'alba. Ci sono dei colori molto belli, con quei monti che appaiono ancora molto blu e sopra il cielo è già bello colorato. C'è un bel contrasto tra blu e rosso. È un po' più complicata oggi perché il lago è molto vicino. Meglio così perché allora le ultime volte la situazione era critica. Però essendo il lago così vicino c'è meno probabilità di ottenere un bel primo piano con tutte le rocce visibili, perché appunto queste sono sommerse. C'è molto vento adesso, il sole sta per sorgere e siccome sono molto di fretta, nel senso che devo essere rapido nel cercare un cormorano, devo essere rapido nel cercare le composizioni, devo muovermi velocemente, scelgo di lavorare a mano libera anziché montare il treppiede. 3, spero che si vedano, ce ne sono tante qua. Ce ne sono 2, però non voglio andare più avanti per non disturbarle, non voglio creare il panico per una fotografia. E dicevo che voglio lavorare a mano libera, se riesco a parlare, così da essere più veloce. Adesso il sole non sta ancora sorgendo, ma manca veramente pochissimo. Qua davanti a me ho trovato una scena che mi ha convinto un po' di più rispetto alle altre. Ci ho messo un po' a trovare qualcosa, non ero neanche sicuro, però spero che funzioni. C'è una parte più in secca che rivela un colore più rossiccio, probabilmente dato anche dalle alghe o da qualche minerale. Non so quanto questo colore verrà enfatizzato perché sono in controluce. Il sole non è ancora salito, però ci siamo quasi. Il momento era incantevole e ricco di spunti da cogliere. Tuttavia, per qualche motivo, dentro di me sentivo un'insoddisfazione generale per come stavo trascorrendo quei minuti.
e più mi sforzavo di trovare qualcosa, più mi pareva soltanto di perdere tempo. Così la decisione non poteva che essere una. Ma prima ecco la seconda foto. Cambio di programma e cambio anche totale della scena. Non sono più, come si può intuire, sulla spiaggia a fotografare l'acqua o le rocce, perché non mi sentivo tanto coinvolto o presente. Ho provato a mettere anche il teleobiettivo, ma la situazione non è cambiata più di tanto. Comunque alla fine ho capito che non ci stavo, non stavo ottenendo niente di buono, quindi me ne sono andato, ma non per andare via da Sirmione, perché comunque voglio fermarmi qua, voglio andare dopo in un bar a far colazione, ma dato che è ancora presto, perché sono circa le 6:40, forse le 7, non lo so, però credo che i bar siano ancora chiusi, quindi ne sto approfittando per fare dei giri qua. E mi sono imbattuto in questo splendido sentiero, così all'improvviso. È stata una sorpresa veramente bellissima. E questo sentiero è pieno di papaveri che sono illuminati dal sole. Poi c'è lo sfondo del lago, poi ci sono degli alberi. È una scena veramente quasi bucolica, ma è pazzesca, è bellissima. Il fatto che sia completamente diversa dalla precedente mi dà anche molta più carica, perché prima, non lo so, mi sentivo un po' spento, adesso mi sento rinnovato. C'è questo albero che adesso mostro comunque, che voglio tenere, che voglio includere in diversi scatti. E in tutti questi scatti, piccione? Non ho capito. Ah no, che piccione? Ah, tre. Fa parte anche loro della scena. Fan compagnia. Ho rimesso il 20 mm, che è quello con cui ho iniziato questa mattinata, e sto trovando diversi scatti che mi piacciono. Quindi si comincia. E mi sposto un po' più di qua per includere quest'albero, tutta la fila di papaveri che scende, e poi ci sono altri alberi che dovrebbero essere ulivi, e poi c'è il lago, c'è il cielo, c'è anche una barca, però non la voglio includere, voglio far sì che sia coperta dal tronco dell'albero. E poi là ci sono le due amiche, però quelle le lasciamo in pace. Fatta qualche foto, fatta anche colazione, sono tornato indietro perché non voglio andarmene, vorrei restare qui ancora per un po' e godermi la mattinata. E adesso mi trovo in uno splendido giardino di ulivi di cui avevo già parlato in un video di 2 anni fa circa, quello delle lunghe esposizioni qui a Sirmione, in cui dicevo che c'è una panchina là e dicevo che sarebbe bellissimo fermarsi a leggere un libro, a godersi il momento, e così è. In questo punto pieno di ulivi ci starei veramente un pomeriggio intero. Secondo me qua sarebbe perfetto per venire a leggere su una panchina. E adesso, nonostante il sole sia già alto e quindi la luce comincia a farsi più dura, non lo so, forse per la suggestione, forse per il momento molto bello, si crea come un'atmosfera quasi da fiaba, ed è quello che sto cercando un po' di catturare qua. E sto vagando tra i vari ulivi alla ricerca di qualche bella foto. Dietro di me c'è un ulivo, il tronco si è inarcato, è molto bello. E dietro questo se ne vede un altro, e poi ovviamente ci sono tutti gli altri. Oltre a questo ulivo vorrei prendere anche quest'altro che a destra, in realtà si trova a sinistra,
prenderlo interamente, tutta la chioma e anche il cielo, c'è un bel azzurro in cielo. Penso di fare così lo scatto. Ci sono 2 anatre che riposano, se la godono anche loro, hanno capito che questo è un bel posto, se ne intendono. Che mattinata, mi ha svoltata completamente dopo che me ne sono andato dalla spiaggia. E questa mattina prima di partire non avrei immaginato di trascorrere così queste ore. Generalmente quando penso di venire a Sirmione per fare fotografie tendo a concentrarmi quasi soltanto sulla spiaggia, sui pontili, sulle rocce, su quello che ha a che fare direttamente con il lago. Tutto il resto, nonostante sia bellissimo, passa in secondo piano, viene ignorato. Questo invece non viene fatto da chi viene qui con l'intento semplicemente di passare una bella giornata e di godersela. Quindi quella di stamattina per me è stata una lezione, oltre che bella, anche molto molto utile. Mi fa pensare a quante volte vado in giro per fare fotografie con la mente fissa su un obiettivo, su qualcosa di specifico, e poi nel momento in cui le cose non vanno come io spero, comincio un po' a demoralizzarmi. Così è successo questa mattina alla spiaggia. Invece questa svolta, questa decisione ha un po' salvato la giornata, l'uscita, chiamiamola così anche. Ma soprattutto mi ha ridato una botta di vitalità ed energia, di voglia di sperimentare, di andare in giro, che mi ha fatto riscoprire un po' questa parte di Sirmione che già conoscevo, però con occhi diversi. Quindi sono contentissimo di questo. Adesso c'è veramente tanta gente, riuscire a fare questi video non è semplice, perché qua è anche un punto in cui passano le persone, è molto bello. Da questi sentieri, questi giardini, uno più bello dell'altro, è fantastico. Mi auguro che il video vi sia piaciuto, così anche le fotografie. Da Sirmione, buona giornata. Ciao 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 ciao.